Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi cominciamo una nuova serie da aggiungere a quella delle apparizioni della Madonna, al Vangelo di San Tommaso, all'NDE, eccetera, a grande richiesta. È moltissimo tempo che mi chiedete di parlare di questo argomento e quindi con il miracolo di cui parleremo oggi, iniziamo a parlare dei miracoli eucaristici, i miracoli che prevedono l'Eucarestia e quindi appunto detti eucaristici. Innanzitutto sono miracoli successi in tutto il mondo, per cui non solo in zone dove si sia prettamente cattolici, ma un po' in tutto il mondo. Ve ne cito alcuni. In Europa questi miracoli sono successi in Austria, in Belgio, in Croazia, in Francia, in Germania, in Italia, in Olanda, in Polonia, in Portogallo, in Spagna e in Svizzera. Alcuni di questi stati hanno una maggioranza protestante, per cui questo è tanto per dire che non succedono solo dove ci sono i cattolici. In America è successo in Argentina, che è il caso di cui parleremo oggi, in questo primo caso di miracolo eucaristico, in Colombia, in Isola della Martinica, in Messico, in Perù e in Venezuela. In Africa è successo in Egitto, quindi un paese a stragrande maggioranza musulmano, e sull'isola della Reunion. Andiamo in Asia, abbiamo uno o due casi successi in India. Un caso è successo anche in Oceania, quindi vediamo che molti casi sono successi in giro per il mondo. I casi di cui parliamo ovviamente sono i casi acclarati, confermati, studiati dalla Chiesa, perché dopo se no ce ne sono molti altri che però non hanno seguito l'iter, non è stato sviluppato l'iter, per cui non sono riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa. Bene, oggi parliamo in particolar modo di un caso, il caso di Buenos Aires. Perché parliamo del caso di Buenos Aires? Parliamo del caso di Buenos Aires perché il caso in sé riguarda l'attuale Papa Bergoglio. All'epoca dei fatti era diventato prima vescovo ausiliario e dopo successivamente arcivescovo di Buenos Aires, per cui fu lui stesso a dare ordine e poi a procedere lo studio. Però lo stesso Bergoglio fu quello che ha dato ordine, prima come arcivescovo e adesso come papa, di mantenere segregate, chiuse dentro il tabernacolo all'interno di un muro, quindi murate se volete vive, queste prove, queste ostie trasformate dal miracolo, e quindi nessuno, neanche i preti, possono andare a vederle in prima persona. Veniamo però ai fatti. I fatti sono succeduti in 3 momenti diversi, in 3 anni diversi. Il primo miracolo è avvenuto nel 1992, il secondo miracolo nel 1994, il terzo miracolo nel 1996. E fu proprio allora che l'attuale Papa Francesco, Bergoglio, diede incarico al professor Riccardo Castagnon di fare una prima verificare se questa trasformazione, queste macchie di sangue, questi pezzi di carne che sembravano esserci microscopici attaccati a queste ostie benedette fossero reali o fossero delle muffe, qualcosa che si fosse creato, eccetera, eccetera. Ma veniamo ai fatti. Nel 1992, dopo la messa del venerdì 1 maggio, il ministro dell'Eucarestia, cioè il prete che dava l'Eucarestia, trovò dei pezzi di ostia consacrata sul corporale dell'altare. Seguendo quello che prescrive la Chiesa Cattolica prescrive che le ostie benedette che accidentalmente si rompono, cascano per terra,
non vengono utilizzate, vanno messe in acqua in maniera da far sì che l'acqua le sciolga, e una volta sciolte l'acqua può essere gettata o usata come acqua santa. Adesso di preciso non ve lo so dire. Allora, seguendo quello che prescrive la Chiesa in queste situazioni, il sacerdote fece mettere questi pezzi di ostia in un recipiente di acqua, che poi venne riposto nel tabernacolo in attesa che si dissolvessero. Nei giorni seguenti alcuni sacerdoti andarono a controllare se questo era avvenuto, così da poter poi fare la fase finale, insomma, tirarle fuori dal tabernacolo, in quanto non essendoci più il corpo di Cristo, essendoci dissolte, si poteva poi gettare il tutto. Si accorsero però che non era cambiato niente. Stranamente, in questo caso, le particole, i pezzettini di particola di Eucaristia benedetta non si erano assolutamente sciolti. Li lasciarono ancora nel tabernacolo e 7 giorni più tardi, il venerdì 8 maggio, aprirono il tabernacolo e videro che i frammenti di ostia erano diventati di un colore rossastro, che sembrava sangue. La domenica successiva, il 10 maggio, durante le 2 messe vespertine, si notarono le piccole gocce di sangue sulle patene con le quali i sacerdoti distribuivano l'Eucaristia, la comunione. La domenica, e questo appunto avvenne in quell'anno. Successivamente, la domenica del 24 luglio del 1994, quindi 2 anni dopo, durante la messa dei bambini, mentre il ministro dell'Eucaristia, e quindi il prete che dava l'Eucaristia, prendeva la pisside dal tabernacolo, vide una goccia di sangue che scorreva lungo la parete dello stesso tabernacolo. E anche qua ovviamente non si capiva cosa era successo, mentre i pezzettini di ostia del 1992 erano stati tenuti. Qua la goccia di sangue fu semplicemente pulita. Il 15 agosto del 1996, quindi 4 anni dopo il primo miracolo eucaristico, durante la messa dell'Assunzione della Santissima Vergine si dovette di nuovo mettere un'ostia consacrata nell'acqua. Perché cosa successe? Che mentre il parroco stava dando l'Eucaristia a un signore a cui era stata data in mano l'Eucaristia, gli cade per terra. Lui, schifato dell'Eucaristia per terra che era sporca, fa finta di niente e se ne va. Una signora che invece vide il fatto raccolse l'ostia e andò dal parroco a dirglielo a termine della messa, il quale prese giustamente l'ostia consacrata e la mise in un recipiente d'acqua perché si dissolvesse, come era prassi, come abbiamo visto, prassi della Chiesa. Pochi giorni dopo, il 26 agosto, un ministro dell'Eucaristia aprì il tabernacolo e vide che l'ostia si era trasformata in sangue. Ma com'era possibile tutto questo? Cosa stava succedendo? Perché? Come era che questa cosa era successo? Ovviamente queste ostie consacrate, sia la prima del 92 che la seconda, furono trattenute, cioè furono conservate. E proprio nel 1996, allora l'arcivescovo Bergoglio diede incarico al professor Castagnon Gomez di verificare cosa fossero questi tessuti, queste macchie di sangue che si erano create su queste 2 ostie. Il professor Castagnon racconta che in un primo momento era molto preoccupato di questo perché seppe che conservarono questi pezzi di ostia trasformata, chiamiamola così, in acqua distillata, e questo è il peggior modo per conservare qualcosa. Sicuramente tutte le prove sarebbero andate distrutte. Allora il professore interroga anche i sacerdoti che furono testimoni dei fatti, si fa raccontare un po' la cronologia di quello che è successo, dei pezzetti quindi dell'ostia del 92, e lui ne prese dei pezzettini per farli
analizzare. Nel frattempo però gli dissero i preti, nel 92, avendo una loro parrocchiana che era una professoressa di biologia, una dottoressa, le diedero l'ostia, un pezzettino anche lei di ostia da analizzare. La dottoressa scoprì che era sangue umano e che questo presentava tutta la formula leucocitaria al suo interno, cioè tutti i globuli bianchi, le difese del corpo, e quelli che si hanno durante un'infezione o in un'infiammazione. La dottoressa però non aveva potuto eseguire l'esame genetico poiché in quei tempi era difficile farlo ed era molto costoso e lei soprattutto a sue spese non avrebbe potuto farlo. Quindi questi erano i fatti fino a quel momento e il professore ovviamente dovette interessarsi di quello che poteva essere o non essere. Appunto, su incarico di Bergoglio, dell'arcivescovo, allora viene mandato. Ovviamente prima furono prese informazioni sul professor Castanon e queste informazioni e queste referenze furono date poco di meno che dal segretario dell'allora Ratzinger. In effetti, a dare notizie del professore come persona molto affidabile e seria fu allora il Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco Girotti, che all'epoca era sottosegretario presso la Congregazione della Dottrina della Fede, diretto collaboratore dell'allora cardinale Ratzinger. Il 21 ottobre, quindi, il professor Castagnon si recò al laboratorio di genetica forense di San Francisco, che avrebbe dovuto eseguire le analisi dei campioni dei frammenti di DNA, perché questo fu in effetti trovato. Il 28 gennaio del 2000 fu riscontrato, analizzando e scomponendo i vari campioni che gli erano stati portati, esattamente frammenti di DNA umano. Quindi quello che era stato riscontrato su queste ostie consacrate era vero sangue umano e conteneva appunto un codice genetico. Le analisi poi, queste analisi successive, sarebbe stato fatto un approfondimento dal dottor Robert Lawrence, medico legale e istopatologo tra i massimi esperti in tessuti del mondo. Tanto è vero che Castagnon si preoccupò perché diceva: se bisogna assoldare il dottor Lawrence costerà un sacco di soldi e dovrò farlo a spese mie. Era proprio un discorso un po' venale, se vogliamo, ma allora questo tipo di studi costano parecchio, soprattutto se li avesse fatti un professore di tal guisa. Ma intervenne nuovamente la Santa Sede da Roma e tutto si appianò. Il dottor Lawrence studiò i campioni e vi trovò residui di pelle umana e globuli bianchi. Il dottor Lawrence nel dicembre del 2000 stabilì anche che se avesse avuto altri campioni avrebbe potuto verificare e confermare questo tipo di DNA e quindi si sarebbe potuto fare un'analisi più approfondita. Nel 2001 poi, visto che la Santa Sede si interessava ancora a questa situazione che non era stata ancora chiarita, sebbene fosse stato determinato il tipo di sangue, il tipo di cellule, ma qualcuno potrebbe aver messo qualcosa di questo su queste ostie, anche se c'erano tutte le testimonianze che dicevano il contrario. Il professor Castanon fu inviato in Italia e si incontrò e portò dei campioni al professor Linoli, un professore italiano molto famoso, che identificò in questi campioni le cellule bianche, cioè i globuli bianchi, e da una prima stima che poté fare disse che i campioni di tessuto muscolare che si riscontravano, queste fibrille, secondo lui corrispondevano a tessuti cardiaci, quindi a tessuti del cuore. Gli ricordavano anche questi risultati
simili a quelli effettuati sull'ostia del miracolo di Lanciano, di cui parleremo in un prossimo video. Dopodiché, visto che tutte le indicazioni andavano a dire che queste ostie si erano trasformate in qualcosa di umano, a sangue umano, a pezzettini di cuore umano, nel 2002 furono mandati i campioni al professor John Walker presso l'Università di Sydney in Australia, che confermò che i campioni presentavano cellule muscolari cardiache e globuli bianchi intatti. Tutti sanno però che i globuli bianchi dopo 15-20 secondi, quindi dopo pochissimi secondi, una volta fuoriusciti dal corpo umano, si deteriorano fino proprio a disintegrarsi, a non rimanere consistenza di loro. In quel momento erano già passati 6 anni dalla loro apparizione sulle ostie benedette. Nel 2003 di nuovo ci si recò dal professor Lawrence, che confermò alla luce delle nuove indagini che si poteva concludere che il campione poteva corrispondere al tessuto di un cuore infiammato. Bisognava però fare un ulteriore studio e per chiarire questi dubbi, il 2 marzo del 2004, quindi guardate quanti anni nel frattempo sono passati, dal 92, 94, 96, quindi più di 10 anni, si recarono i due professori, il Castagnon e Lawrence, dal migliore esperto di patologie cardiache e medicina forense del cuore, il professor Frederick Zugibe di New York, o Zugaib, non so come si pronunci, si scrive Zugibe. Il professor Zugibe, nonché detentore della cattedra della Columbia University. Il professore non sapeva però, non gli era stato detto, che questo campione provenisse da un'ostia consacrata e quindi da una trasformazione a causa di un miracolo dell'ostia consacrata. Il campione che mi avete portato, disse il professor Frederick, è il muscolo del cuore, esattamente una parte del miocardio, che è la parte che fa vivere il cuore, e esattamente il ventricolo sinistro, e disse che il paziente dal quale erano stati prelevati questi campioni doveva aver sofferto molto, tanto che gli fece vedere un caso simile di un paziente che aveva avuto questo professore statunitense. Gli si fu chiesto perché, da cosa determina che questo paziente ha sofferto molto. Il professore rispose perché il suo paziente ha dei trombi, quindi in alcuni momenti non poteva respirare, gli arrivava ossigeno fatica, e ha sofferto molto e probabilmente ogni respiro doveva essere molto faticoso e doloroso. Fra le altre cose può darsi che l'abbiano colpito più o meno nelle vicinanze del cuore, perché si nota un affaticamento ulteriore dovuto a un'ulteriore infiammazione. Inoltre gli disse che il tessuto cardiaco, appunto, che gli era stato portato per l'analisi presentava un'attività dinamica, quindi era vivo, o il campione era appena stato prelevato, proprio perché c'erano i globuli bianchi intatti. Siccome i globuli bianchi sono trasportati solo dal sangue e abbiamo detto che durano fuori dal corpo pochissimi secondi, non poteva che essere un tessuto ancora vivo e che quindi ha mantenuto in vita questi globuli bianchi. Quando il professore domandò a chi apparteneva a questo campione, come si chiamava il paziente, di che origine era, gli fu detto che proveniva da un'ostia consacrata, che era appunto un miracolo eucaristico. Il professore subito si infervorò dicendo non lo posso credere, e si impressionò moltissimo e chiese ulteriori spiegazioni e gli fu portata testimonianza appunto delle ostie, facendogli vedere. Parlando, il professor Castagnon parlò poi con dei teologi di questi riscontri per concludere il suo verbale che avrebbe consegnato alla Santa Sede. E quindi con tutti i verbali dei vari studiosi, dei professori, dei medici che hanno studiato questi tessuti. I teologi, anzi uno dei teologi, gli fece notare che il fatto che fosse proprio il miocardio non era
casuale, ma nascondeva a suo parere un simbolismo. Il Signore in questo miracolo ci ha voluto mostrare il suo cuore, il suo miocardio, che è il muscolo che dà la vita a tutto il cuore, proprio come fa l'Eucaristia con la Chiesa. E perché il ventricolo sinistro? Perché da esso arriva il sangue purificato e Gesù è colui che purifica la sua Chiesa dai suoi peccati. Il professor Zugib o Zugibe, non so come si pronunci, come vi dicevo prima, il momento in cui lei mi portò a questo campione disse: questi tessuti erano vivi. La relazione di Castanero con tutte le relazioni, le biopsie, le verificate dai vari laboratori fu inviata il 26 marzo 2005, 5 anni e mezzo dopo l'inizio degli studi, e alla Santa Sede. Le conclusioni furono: si tratta di tessuto cardiaco, subisce cambi degenerativi del miocardio e questi cambi sono dovuti al fatto che le cellule sono infiammate e si tratta del ventricolo sinistro del cuore. Il 17 marzo 2006 fu portato il verbale al cardinale Jorge Maria Bergoglio con tutti i risultati. Ecco qua spiegato il primo di questa serie di miracoli eucaristici. Ci sono molti misteri che ancora noi dobbiamo conoscere e capire, però molte cose, non solo l'NDE, ci raccontano che succedono dei fatti inspiegabili, che la scienza non sa spiegare, non sa giustificare, ma che ci dimostrano ancora una volta che esiste di più di quello che vediamo nel nostro mondo fisico. Iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete il video sui vostri social. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!